Salve bella gente, ben ritrovati qui su Yesterday Origin. Proseguiamo con l'avventura. Mi pare ovvio, il coltellino svizzero. Ricordi uno strumento di tortura simile dai tempi in cui eri un boia? Un piccolo coltello con cui tagliavi le palpebre dei prigionieri. Porca miseria. Anche se a volte lo usavi per fare piccole incisioni nella carne dei prigionieri, da cui tiravi fuori le vene e le arterie per legarle tra loro. Oh mio Dio. La fascetta di plastica preme sulla tua pelle, ma non abbastanza da fermare la circolazione. Amanda, o chiunque ti abbia legato così, sapeva quello che faceva. My good Falcon. No. You can't be. Alla fine, dopo secoli di incubi, ti trovi faccia a faccia. Perché lo tolgono? Essere Guinness. Guinness died at St. Fergus 500 years ago. The Inquisition killed him and burned down the church with his body in it. I'm afraid you're mistaken. Inquisizione. You hid in the space behind the altar. That's right. As soon as the Inquisition came in, before they could see me, I heard everyone die. Sir Roderick, his slutty wife, Don Guzman, even Ursus. Ah, my dear Ursus. When they set the church on fire, I thought I'd suffocate in my hiding place. I quickly poured mercury in the potion and drank it, but didn't die. I didn't dare leave the church until 2 nights later. I looked for you among the burnt bodies, but how was I going to recognize you? How could I be sure that the potion had worked? It worked. I'm still alive. And so are you. But you know the best part? Ti perdono. You once saved my life. When you took it away years later, you gave me the chance to get it back. And that's what I've done. We're even. I'm happy to hear that. Because I need your compassion. I beg you, grant this sinner's soul some peace. I want you to kill me. I want to die, once and for all. For good, and only you can help me, my son. Versus! È un nuovo Ursus. I told you nothing would happen. Please, follow me outside. Take the wine set and blow out the candles. Our host will arrive at dusk. In the meantime, will you think about my request? Please. Un nuovo Ursus. Le ore passano, ma non pensi alla richiesta di Ye. Hai troppe cose a cui pensare e troppe cose da fare. Huh? Where's the other guy? Poor Ronald. Goodbye, my dear gardener. You had wonderful green fingers. He cried blood when he started reading it, just like you said he would. Hi, honey. Mr. Yesterday! Amanda, go find the madman. He has to be here somewhere.
Lenny, you bring up Gines's alchemy table. And get this shit out of here. Well. Why the long face? Caccia di immortali. So I suppose you're hunting down immortals all over the world? Now that you mention it, I feel honored. 100% of the world's immortal population is in my house this very instant. But don't Non get me proprio. wrong. Your old friend is here of his own accord. A meno che non c'è una persona che è molto più malvagia, più ghetta di te. No. A meno che non si nasconde dentro al palazzo. Harry White. Allora no. Boris. What did you do to Boris? What did we do? What did you do? Lenny just told me he disappeared. Don't try to fool me. Where is he? Gines, is there anything you didn't tell me about Vulcan? Does he have any powers we might not know of? I hope not, little Vic. Little Vic? Don't act surprised, Mr. Yesterday. I've known Father Gines for a long time, ever since I found him in that nursing home. Peccato, una ragazza si è rovinata crescendo. Oh, I can't stand children crying. Get out of here. Brava persona. Is that because you can't stand to see children suffer? Let's just say that I was good at ending their suffering back in the day. So, are you going to help me? Satan, take me now. You won't leave until I ask you what happened, will you? Ospedale. They told me my granddad's here, but I can't find him. I entered the first nursing home I found. I guess it never occurred to me that there could be more than one, nor that my grandfather was in the most expensive one in London. Fuga. I ran away from home because I haven't seen my granddad in 6 months. Ah, well, I didn't even get to meet mine. He's been dead for 600 years. Ah, un buon accento inglese. Non perfetto, ma buono, sì. Malattia. My granddad is sick. There's a little man in his head that steals his words. Oh, that's a shame. You can't live without words. Reception. A lady at the door told me to wait here. We'll wait. And let's hope we don't have to wait too long. Sir? My name is Victoria Baxter, but my friends call me Vic. I haven't had a name for a long time. Or friends, for that matter. But you can call me Gines. Gines. Amici. I don't have a lot of friends either. There's my nanny, Dorothy, Catherine, the cook, and Ronald, the gardener's son. 600 anni? There's something I don't understand. If your granddad died that long ago, you must be really, really old. I mean, my nan was 87, and everyone said she died of old age. Oh, and who says I haven't died? I don't think I understand. Listen here, little girl. If I tell you the truth, will you do me a favor? Of course, Mr. Gines. I was your grandmother's age the first time I died, but years before, I had taken a very special potion. They told me it gave you the power to come back to life at the same exact age as when you died for the first time. But what if that wasn't true? The only way to find out was to kill myself, but I couldn't do that. Amici. And didn't you have any friends who could help you? I had two good friends, Ursus and Vulcan. They were like my children. Ursus died in a fire. As for Vulcan, I lost his track. I spent decades searching for him, because only he could confirm if the powers of the potion were real. Libri. You could have looked up that potion in an encyclopedia. There weren't any encyclopedias back then. Although there was a book
that mentioned the potion, but I never found it again. Medici. Doctors know about these things. Did you ever ask them? I couldn't ask anyone. I'd done bad things. I was a fugitive. I searched for decades in vain until I died of old age. As old as I am now. Every few weeks I die and I come back to life. And I can't walk. I can't even wipe my own shit. You're not allowed to say shit. They just opened up my throat so I could talk. I haven't been able to say a single word for 60 years. I'll say shit all I want. And you should do the same. Shit. See? It's easy. Shit. Nice. Don't let anyone ever take away your right to say what you want. Words should never be hidden. Shit, shit, shit. I like you, Vic. But I think you should calm down. Ripeti la storia. Fine. Mio nonno. You know a lot about death. Will my granddad live? I don't know, Vic. I do know that if he dies, he won't come back like me. But if I could change places with him, I'd do so gladly. You're a good man, Mr. Gines. Now it's my turn. You owe me a favor. Yes, whatever you want. Could you place your hand on mine? What's going to happen to you? No one should die alone. Stay with me for a little while. And don't stop talking. Just pretend that I'm asleep. Don't let them see that I'm... He died right there in front of me, and I stood there for nearly half an hour, holding his hand and begging him to come back. And he did. It was true! Hello, little Vic. You're so lucky! I'm not so sure. I'll die again in a few weeks, but I might not be as lucky as I was today. It might take me a lot longer to come back. They'll certify my death. They'll bury me. I'll die and come back. Die and come back. Die and come back inside my grave until there's no room left in the cemetery. Then they'll empty the graves, burn the remains, and I'll die and come back again, and I'll drag myself until someone finds me and takes me to a public nursing home. But I won't find you there. You'll have died of old age. Luckily, that didn't happen. It took me 40 years, but I found you at last. And together we found your beloved Vulcan, the treaty, and also, surprise, we even found a judgment coin. The time has come. I beg you, for the mercy I do not deserve, please read the treaty in search of the potion that reverts immortality. Please, kill me. Eh sì. So I shall. For Alonzo, for Fergus, for me, for all the lives you destroyed. Not even you deserve this punishment. Thank you. Thank you, Vulcan. Listen, don't waste any more of my time. None of that shit is going to happen. We're going to mix up a new transmutation potion. But I'm the one who's going to do the drinking. Tradizione. Are you really gonna betray Gines? No, we'll have time for his death and all that. All the time in the world. We'll find another coin, but first things first. I don't want to have to grow a day older and have to live my immortality in a decrepit corpse like you. Vic, don't do this to me. Miss Baxter, the madman is nowhere to be found. But I did find this. Pauline! Oh, forget the madman. Here's an even better offer. Wouldn't you just love an immortal girlfriend? Deve essere successo qualcosa perché lui sa.
I'll come back, John. 4 rughe svaniranno. It takes Gines a while to come back. What about her? Il liquido è rimasto là dentro, però. I'm alive! And you don't know how happy that makes me. Amanda, keep an eye on them. I promise that when we find another coin, you'll be... Shit. Esatto. Te ne sei andata. Torniamo nel passato di lei questa volta. Da un lato, Weasel non si è presentata a ritirare il dipinto che aveva ordinato e, per quanto cerchi di metterti in contatto con lei, non riesci a trovarla. Dall'altro, la Baxter ha appena comprato un pezzo per €500.000, più di quello che ti serve per pagare i debiti di tuo padre. E come se non bastasse, pubblicherà un libro sul passato di John. È una coincidenza o la Baxter nasconde qualcosa? In quel caso lo scoprirai anche se dovesse averlo sepolto nel profondo del web. Oh. Weasel. Ci provi tramite email, telefono e anche KU7, ma Weasel è introvabile. Tra parentesi, siamo tutti degli hacker qui. Non c'è bisogno di spiegare cos'è KU7, vero? Sì, invece io non sono un hacker. Anzi, un hacker. Biglietto. Come anticipato, la Baxter, il biglietto che ha dato a John, si attiva. Immagini che si colleghi a un server privato da cui la Baxter controlla quali dati di contatto mostrare. Ma se lei può caricare informazioni sul biglietto, tu puoi scaricarle. Oh. Ci metti un po' ad accedere al server, ma alla fine ci riesci. La vita privata della Baxter è tutta tua. Poi mi venissero a dire che le ragazze francesi non sono il massimo. Guarda un po' quello che ti conviene a sta ragazza. Numero verde. Numeri di telefono. Oltre al numero che appare nel biglietto, ne trovi altri collegati alla rete. 555 841 909. È registrato a nome di un certo Ernest W. Brooke. Dopo qualche ricerca scopri che si tratta dell'assistente personale della Baxter. Andiamo col secondo numero, che finisce per 00. Il numero è a nome della stessa Baxter. 2 giorni fa, prima che John tornasse, dopo aver parlato con la Baxter, da questo numero è stata fatta una chiamata a un altro della rete. 555 841 903, che è quello successivo. A nome di una certa Amanda Royce. È dell'87 la signorina. Ma è nata il giorno dopo il mio. Molto più giovane. 2 giorni fa, prima che John tornasse dopo aver parlato con la Baxter, la Royce ha ricevuto una chiamata da un altro numero della rete. Il numero della Baxter. Il numero è registrato a nome di Malcolm D. Wilkins, CEO della società Trabex.
Sembra che parli con la Baxter quasi tutti i giorni. Cronologia di ricerca. Baxter usa lo stesso browser che usano tutti, quindi è piuttosto facile accedere alla sua cronologia. Diversi argomenti attirano la tua attenzione. Il porno. Ogni volta che investighi su qualcuno prendi nota dei suoi gusti in materia di pornografia. Dice molto su una persona. Stranamente la Baxter non guarda pornografia in internet. Non è stranamente, non gli interessa. Per lei è tutto shit. Se ti sembrava strana prima, ora sei sconvolta. Non gli interessa. Arte giapponese. Sembra che la passione della Baxter per l'arte giapponese sia reale. Passa diverse ore al giorno a cercare pezzi da collezione in rete. Immortalità. Ecco alcuni dei termini più ricercati dalla Baxter. Mortalità, trasmutazione, ordine della carne, Guinea, de Orduna, meta del giudizio, Miguel de Fontenegra, San Fergus di Iverlock. Interessante, vero? Che tuo ragazzo si chiama Miguel. Michele. Eh? È un caso? Chi lo sa? Tabacco. Come ha scoperto John, tabacco è una delle passioni della Baxter. Spende una fortuna in sigari, pipe e ogni tipo di accessorio legato al fumo. Le tout petit. Spero che aver detto leggermente bene. Non ti sorprende che la Baxter abbia dimostrato interesse nei confronti del vostro negozio, considerato che voleva comprare il Neo. Quello che ti sorprende è che abbia cercato la sua ubicazione su Google più di un mese fa. Basta. Negli ultimi giorni la Baxter ha visitato ossessivamente il sito di Coleridge, la casa d'aste londinese. A quanto pare dopodomani metteranno vari lotti all'asta. Lotto numero 1. Un elmo da gladiatore, una mazza e uno scudo, tutti risalenti al I secolo a.C., trovati nei pressi di Torino. Capisco l'elmo da gladiatore, capisco lo scudo, ma la mazza no. Non è... è fuori luogo la mazza. Lotto numero 2. Autosodomia suicida. Poi una delle ultime opere del pittore americano Dennis Wall, morto nel 2015, e massima espressione del metapostmodernismo astratto, qualunque cosa sia. Lotto numero 3. Un baule del 1830 decorato con monete di epoche diverse. Oh. Che c'ha? Ma guarda un po', ecco perché vuole il baule. Un attimo. Non può essere una coincidenza. Le monete che cercava John per risolvere il suo problemino di immortalità. Amnesica. Lotto numero 4. Un anello scenico usato durante le riprese di quella trilogia fantasy realizzata in Nuova Zelanda, di cui non c'è bisogno che faccia nome. Quello più carino di tutti i lotti. Secondo me, Anello. Email. Tra le centinaia di email ricevute e inviate negli ultimi giorni dalla Baxter, ti concentri su alcune. Accessibilità. Una mail mandata da Pasderbaris FR comunica che alla Baxter
che la sua nuova casa a Parigi sarà completamente accessibile in sedia a rotelle entro un mese. Pilota. Una breve mail mandata 2 giorni fa dalla Baxter a Arthur Thompson, pilota aereo. Gli chiede di preparare un jet privato per partire oggi per Londra tra poche ore. È evidente che la Baxter vuole l'immortalità, sta usando voi due e andrà a Londra per ottenere una delle monete del giudizio. E tu cosa farai? Continua a indagare. Email. TV. Dopo la comparsa nel programma televisivo che ha visto Boris, la Baxter ha scritto una mail al direttore. La presentatrice puzza, la licenzi. Donazioni. L'ospedale psichiatrico per la terza età Saint-Eustache di Parigi ringrazia la Baxter per la generosa donazione. E mia moglie ha le antenne alzate perché riesce sempre a capire quando io sto registrando e mandarmi un messaggio. Che anche lei mi spia attraverso il deep web. Un momento che collego la batteria. Avevo il cellulare scarico, però non me lo segnalava. Allora, Deep Web. Una semplice ricerca nel profondo web ti offre risultati più interessanti di quelli che ha trovato John quando si è informato sulla Baxter. Infanzia. Sembra che la Baxter abbia studiato nelle più prestigiose scuole inglesi. Questo è un sorriso malefico, eh? Però era caruccia. In 7 scuole per l'esattezza. Ma neanche la fortuna della sua famiglia evitò che la espellessero dalle prime 6 per la sua personalità difficile. Ospedali. Nonostante i costosi trattamenti a domicilio, il nonno, la madre e il padre della Baxter morirono di Alzheimer. Da allora la Baxter non solo dona grandi somme di denaro a diversi ospedali e istituzioni, ma visita personalmente i parenti quasi tutte le settimane. Trabex. La Baxter detiene il 51% delle azioni di un holding chiamato Trabex. Questo dato non è pubblico, ma dopo aver letto varie volte il nome della compagnia, conclude che la Baxter non ha fatto molto per nasconderlo. Chi gli frega? Amanda Royce. Cacciata 3 anni fa dall'MI5 per motivi riservati che neanche tu riesci a scoprire. L'MI5 è quello inglese, se non erro, vero? Sì, Amanda Royce. Anche la inglese? È assunta dalla Baxter come capo della sicurezza 8 mesi fa. Certo. George Bond. Circa un anno fa la Baxter ha ottenuto la tutela legale di un 90enne in sedia a rotelle. Questo Bale era appena stato ammesso in una casa di riposo vicino a Brighton. Però lui è rimasto sempre nell'isola inglese. Non era tornato sul continente, era rimasto sull'isola per 500 anni. Spia la Baxter.
Pensando alle microcamere di Weasel, ti viene un'idea. Il mio ha così tante nicchie e fessure che potresti nasconderci varie microcamere. Sarebbe il tuo primo Trojan analogico. Perfetto. Avvisa già? Non parli con John da quando avete litigato. Ma se quello che ha scoperto su Baxter è vero, John potrebbe essere in pericolo. Lo chiami al cellulare ma non risponde. L'avrà perso. Di nuovo. Ottieni la moneta. Decidi di mettere le mani sulla moneta. Ma come? Ruba la moneta. Fai un'offerta all'asta. Ruba la moneta. E se ti introducessi da Coleridge, trovassi il baule e rubassi la moneta? Con la tua conoscenza dei sistemi di sicurezza potresti farci. Il problema è che al momento dell'asta tutti vedrebbero che nel lotto manca una moneta e la Baxter sospetterebbe qualcosa. Fabbrica una moneta. Se sostituissi la moneta con un falso, hai un file con modello 3D della moneta. Tuttavia non hai gli strumenti né la capacità per stampare sul metallo. Rivolgiti a Weasel. Conosci solo una persona in grado di farlo. Sarebbe dovuta venire a ritirare il quadro che ha ordinato, ma non l'ha fatto e non riesce a metterti in contatto con lei. C'è solo una cosa che puoi fare. Andare a casa sua, ad Amsterdam. Ok Paolino, hai un piano, grande Paolino. Se quella tizia dell'MI5, quindi è inglese, fino a che punto c'è quando alla fine arriva, accende la luce rossa per accoglierti. Ti avvicini in silenzio alla tua casa galleggiante per precauzione. Le donne francesi stanno battendo quelli inglesi. Weasel lo accende dal suo laboratorio segreto quando c'è un pericolo in vista. Di solito si tratta di sbirri. Anno 1722 il ponte. Ed è ancora lì. Una volta così si facevano i ponti. Le corde ammortizzano la tua caduta, nessuno ti assentirà. Vediamo chi c'è. Quei tizi non sembrano amici di Weasel. Se vuoi il suo aiuto con la moneta dovrai disfarti di loro. E in fretta o perderai il volo per Londra. Un bel fusto, ma non farti ingannare, non è qui per portare un regalo a Lisa. Dorme pacificamente, deve avere piena fiducia nel suo compagno. Oh, un salvaggiante. Io prenderei pure questo. Non si sa mai. Che c'è qua? Se ti interessi di botanica sapresti che si tratta di un Euphorobia mili, anche detta corona di Cristo per via delle spine. Preferisci non andare lì, finì, potrebbero vederti da dentro la barca.
Stone 1. Stone primo. Beh. Se bussi dal tetto puoi prendere uno dei brutti ceffi alla sprovvista. Da dietro, oltretutto. Sorpresa. Non mi dica che devo ritornare indietro per rifare il tutto. Ha una pistola, ma tu hai il fattore sorpresa a tuo favore. Sorpresa. Potresti bussare leggermente alla porta e coglierlo di sorpresa dal tetto e poi... E poi gli metto il salvagente così incatenato. Ok, quindi sali sul tetto, bussi e quando esci gli infili il salvagente fino alla vita. In modo che non possa sparare. E poi gli do una randellata. Il piano funziona, bussi alla porta dal tetto, eviti che ti spari infilandogli il salvagente dalla testa fino alla vita e lo colpisci correndo. Ma basterà? Ah no, lo vediamo, scusa. Il piano è chiaro, ora devi solo metterlo in atto senza errori. Sembra un classico rapper, sto ragazzo. Ho visto una faccia compiaciuta, eh? La metà del lavoro è fatto, ma il tempo vola. Se non ti sbrighi perderai il volo per Londra. Pure le pinze si meta. Ok. Alle spine. Vediamo, no? Bella ragazzo. Ok. Un gomito di PVC. Forse il PVC non è il materiale più indicato per fabbricare un'arma. Potrebbe funzionare. Tanto è cannone? Bravo. Perché diavolo non avrà preso la pistola quando è uscito? Ora sarebbe facilissimo mettere a tappeto il bello addormentato. Un po' non c'è YouTube, svegliandosi lo vedrebbe e si allarmerebbe, ma... c'è un punteruolo. Può usare il tubo come ciabattana per sparare alla spina. In questo modo penserà che l'abbia appunto una mosca, poi noterà che il suo socio non c'è e uscirà, ma dopo la pistola. Perfetto, speriamo che anche questo piano funzioni. Vabbè, la peggio lei è immortale, quindi non è che... Mister Basettoni? Che senso ha queste cose in faccia? Io non lo so. Many thanks for your gun. I'm in serious need of a real one.
Ora ne ha due. Well played, miss. You have our undying respect. Now, tell us what you want. Untie us, and we'll kill you. Respectfully. Marcus, are you stupid? No. As you know, my IQ is 21 points higher than yours. I was negotiating with the miss here. She tricked us big time, so she's not stupid either, which means your negotiation is not going to fool her. I believe the point here is that our logical movement implies redirecting our bad start with the miss toward a relationship based in honesty. Holy crap. I'm all for honesty, but she starts. Thanks, Julius. First and paramount, we're here for something related to a certain post-impressionist from Zundert. Would you please be so kind to tell us where the lady of the house is? What for, if she just told you herself? Make yourself comfortable, guys. You're a mega rat, 100% mega. Come here and give me a fucking hug. Weasel! Ho ho! Tell me it's not you who took those two idiots down. You didn't see it? He used to have cameras. I still have them, but I was taking a nap. I was so bored, I just woke up now. What? A me è durato poco, io ne ho approfittato per mandare rispondere mia moglie. Scusate, eh. Brutti ceffi. I suppose you saw the two guys with guns up there? Are they freaking you out? I remember I gave you a contact to buy a gun. Weasel! Okay. They are art collecting specialists. They manage conflictual situations in unpeaceful ways. I should have given them something related to the canvas I asked you to bring here. I should have, but I didn't. Allora, scusatemi, ma per me, che sono curioso, mi piacerebbe sapere gli olandesi quando parlano in inglese hanno questa cadenza o è pure dovuta ad altro fatto? Magari lei viene da un altro paese? Certo, lei che è parigina non ha nessun accento francese, il che è strano. Ma comunque sia, è giusto per curiosità, nel caso. Fatemelo sapere, grazie. They're not from here. Who do they work for? For my client. Someone whose name I don't know, of course. Probably they don't either. They're alive after all. Appuntamento. You agreed to meet here? Who do you think I am, Rat? We'd agreed to meet in a small airport on the outskirts of Hilversum, about 15 miles from here. It seems they were coming in a private aeroplane. Avionetta. I don't know how they found me, but who cares now? Arrivo. Were you already down here when they came? Yeah, there was a macho plumber fixing the boat's pipes. I came here not to puke in his face. These two sons of bitches scared the shit out of him. Ha! He ran out of here like crazy. Tempo. How long since they arrived? No idea, I just had breakfast. Early evening, I guess. A colazione. Fa colazione molto presto la ragazza. Quale? I brought what you asked me for. Ora An quale? original by an unknown painter with the canvas and frame from the Netherlands. Would you just tell me what you want it for? In brief, I'm going to paint a new Van Gogh using your canvas and its pigments. I'll use a new forging system. 100% mega. Now I just need a subject.
Delle cornici. You want the canvas and frame from 1880 so your forgery passes the dating tests, don't you? That's it. Colore. You'll scratch the paint from the canvas and mix it again to paint the forgery with it. Is that right? 100% correct. You've gentrified, rat, but you still remember the business basics. Sistema di contraffazione. I got you there, huh? It's Mega Rat, an AI that stores data from paintings of all given artists in any given period in the world entirely. Brush strokes, texture, shape, color, composition, absolutely everything. Then you feed it an image and it transforms it in the style of the analyzed painter. Finally, a simple robotic arm does the rest. And do they fall for it? Do you remember that new Tintoretto they found a year and a half ago? No way. No? How do you think I bought this boat? Soggetto. You say you still need a topic? Yeah, something Van Gogh could have painted. I should have looked for something, but who cares? Hey, what if you find it for me? Take a picture with this. I wouldn't be able to. My hand is 100% unsteady because of my hangover. In the Moneta. hidden folder on my private server, there's a subfolder with a 3D model of an ancient coin. You need to 3D print it in gold. 100% no. I just saved you from those jerks. I can't print gold. Do you know how much one of those printers costs? But I can print it in ABS filaments and then coat it in gold. That'll work, I guess. Just bring me some gold, between 6 and 9 grams, depending on the purity. Tablet. I still haven't taken a single photo you can use for the Van Gogh. And instead of doing what you're supposed to, you came to update me on nothing. How intelligent you are. Appuntamento a Parigi. You were supposed to come to Paris 2 days ago. What happened? A party happened. Oh, yeah. You were just standing here, the party came, and despite your protestations, it just wouldn't leave? Sorride. You know how it is. Lemur. Did Lemur come? No, forget her, big time. Hacker reformed. Hacker buried. Ah, che finto. Allora, c'è l'emore, c'è la topa, il ratto e lei che Visa, le essere... Aspetta, come si dice in italiano Visa? Sono una specie di furetti, credo. O scoiattolo, boh, non mi ricordo. Boh, vabbè, pazienza. O scoiattolo o furetto. Io penso più scoiattolo. C'ha quella scodata a posto con quella scodata in faccia, anzi in capoccia, durata. How long did the party last? 3 days. Not bad. Non male. Danni? Now your parties are all about tea and cookies? What's got into you? Come on. A party at Weasel's and the house doesn't collapse? Everything is clean. Paris was different. We were broke. Now I hire a cleaning service beforehand, even a plumber. Ugh, yeah. Cleaning the pipes the day after your parties was just like, ugh. Invitati. Did a lot of people come? Yeah, I guess so. You guess? Yeah, do you remember Squirrel? She lives Squirrel. here. She came with a couple of chicks and... Well, we closed ourselves in here with everything we needed and it was mega. So you held your own private party inside your own private party? Ecco, quello che ha detto lei era lo scoiattolo, quindi lei non è uno scoiattolo ma una mezza specie di furetto. O furetto, niente mezza specie. Maturare. You haven't changed a bit since Paris, have you? Someone has to keep the essence alive, man. Lemur married, you with a guy. Fuck, there's a chick that became a cop. Lowell, don't pretend you don't remember Oh. her. Hey, who cares? The old gang is dead, but I'm not. Ad Alpa? Boh. Beh, effettivamente è vero, sta sempre sotto della. Okay then, let's talk about John. Oh, kids, why did I ever mention it? No, that's not the problem.
Well, yes, we have some differences there, but nothing serious. The problem is that when he has something on his mind, he forgets everything else. Even me. He's a man rat. They're just like poorly optimized, non-customizable, and they cost more than they're worth. Yeah, like you know so much about men. I could have gotten mad, but I just put up with it. Do you regret it? No. Truth is that I don't regret protecting him. He's much weaker than I am in many respects. You won't find anybody like John. He's special. I can't believe my friend Weasel is saying this about a guy. Hi, my name is John Yesterday. I'm 500 years old. Yada, yada, yada. Yada, You yada, really yada. thought I wouldn't notice you had another hidden folder beside the one we share on your server? Lo sa, arrabbiarsi con Weasel è inutile, quindi... Oh, yeah. And you think he's crazy as a loon. No, Rat. When you've used as much as I've used, you learn to tell reality from imagination. What? But you never said anything. Not even when I asked you for the coin. We have too many unfinished issues. When we finish with them, you tell me if 500 years are enough for a man to find a clitoris. Ah, non ti preoccupare che lo trovo abbastanza presto. Okay then. Let's talk about John. Oh, kids, why did I ever mention it? No, that's not the problem. Well, yes, we have some differences there, but nothing serious. The problem is that when he has something on his questo è già mind, fatto. he forgets everything else. Even me. He's a man rat, poorly optimized. Yeah, I could have Do gotten... you regret? No. Truth is, I don't regret protecting... You won't find. I can't... I'm an. You really thought? Oh, No, Rat. When you've used as much as I've used, you learn to tell reality. what? Not even when I... We have two. When we finish. Ok. Fammi un po' vedere. Ha gli occhi... Weasel ha gli occhi marroni, ma li hai visti solo una volta. La sua collezione di lenti a contatto è proverbiale. Queste sono tra le poche che non fanno paura. Ah, c'è il taglio di capelli fatto così, che è questo? Il grinder è l'emblema degli hacker. Ah sì? Non lo sapevo. Vabbè che io non so hacker, quindi... Che ne so. Di che materiale sarà? Un simbolo femminista con un pugno 100% Weasel. Interessante la ragazza. Salvataggio, parliamo. Modo o ferita di guerra? Quello che brilla sono denti d'oro. Oh. Collana d'argento? Argento? No, acciaio puro. Peccato che non sia d'oro. Già. Sollevato come vogliono i canoni di eleganza dei tipi tosti. Che i tipi tosti ce l'hanno. Però si vede che la moda sta cambiando man mano il tempo che passa. Ma scarpe strane per me. Vediamo questo. Porta gli occhiali. A giudicare dagli occhiali e le basette si è fermata a 1972. Oh. Perché nel 1000? Eppure i vestiti sono del 1972, mi sa, eh. Tweet inglese, tutt'altro che economico.
scarpe normali. Andiamo. Uccidermi. Are you still thinking about killing me if I untie you? Well, Marcus and I have been talking, and Yeah, we're gonna kill you, but very respectfully. why can't you just bloody well pretend for once in your life? Non che morire sia un problema per te. Il problema è risuscitare in fondo a un fiume con una pietra legata al piede. Oh. Giusto. Van Gogh. I know you came here for a Van Gogh. Oh, didn't I tell you before? Fake Van Gogh, mind you. Who cares? The thing is that only Weasel can give it to you. That's the bloody truth. Which means that if I untie you, you'll spare her life. Sure. She'll be in for some torture, though, obviously. Here we go again. Think, Julius. She's 3 days late. She's obviously in need of some serious motivation. Let's help her. Aereo. So, you have an airplane near the city. What if we do? Yes, miss. I want you to take me to London tonight. Oh, do you? Well, I'm afraid we can't fly if we're tied up here. My brother here's got a valid point. But the real problem is that if you untie us, we'll kill you. So, even if we fly you there afterwards, well, I assume you'd rather visit London as a living being. Am I right there, miss? Yeah, basically. One moment, Marcus. She wants something. Let's assume we help you. What will you give us in return? Soldi. I'll pay you for it. Good hard cash, tax-free. Oh, so she's Mrs. Trump now, is she? If you're in the art collecting business, you obviously know who Victoria Baxter is. We offered her our services, but she wouldn't have them. But she has mine, and I just closed a good deal with her. Let me express my deepest envy, miss. No, wait. Is she lying, Julius? No, she isn't. Just look into her eyes. How many pounds are you willing to pay for the ride, miss? Facciamo 10.000? What about 10,000 pounds? What about 15.000 10 euro. times more? E un terzo. Okay, but take 1/4 off. Only if we add a percentage that makes me forget the awe in my face and the other affronts. Let's say 25%? Good. But did I say tax-free? I didn't mean it. Tasse Regno Unito, tasse francesi. No, tasse olandesi sono più basse. We'll apply taxes from the Netherlands, because that's where the service starts. Fair is fair. Then we're set for, I'm gonna need a calculator. Oh, no you won't. Marcus? £71,228.63. Seriously? Is it too much? Oh mamma mia. Giusto. Okay, gentlemen. We have a... Wait. This has been way too easy, miss. You must be really desperate. And that's kind of scary. You must tell us why you're so desperate to get to London, or there's no deal. You know Coleridge's? Like the palm of our hand, miss. That's just not true. I never studied the palm of my hand by heart, nor yours. Esplicita. There's this 1830s chest decorated with ancient coins that they're auctioning off tomorrow. One of those coins belonged to my partner in the past. I gotta get it back. Oh, I see. And I guess you already have the key to Coleridge's door. We've been trying to get in there for months. The alarm system is just a work of genius. Not a problem. Let's say that Weasel is not the only tech-savvy girl on this boat. Julius, this could be a new beginning for us. Yeah. Well, fuck Mr. Dickhead. We could establish ourselves on our own. Okay, let's say I believe you. If you manage to get all three of us in there, then your plane tickets are on the house. You don't? Then you pay us. Marcus? £71,228.63. Okay, gentlemen. We've got a deal. Accordo di When my ante. friend Weasel gives you the Van Gogh, and when she's safe, I'll untie you, and we'll be off.
Ah, capito sì che qua chi sono i le donne francesi? Meglio per le amiche. Di Wester Torren, l'attore della Westerkerk. Sono come a Church, quindi la chiesa a ovest. Boh. La chiesa più famosa dell'Olanda dalla sua costruzione nel XVII secolo. Facciamo la foto. È più vecchio di Van Gogh? Sì. Sì? Perfetto. Fatto. Niente, sorpresa. Julius ha dei denti d'oro, fin qui ci siamo. Intendi strappare i denti d'oro a Julius? Perché? Ovvio, moneta d'oro. Ah, allora va bene. Julius ti permetterà di estrarre i denti d'oro perché Weasel possa rivestire una moneta falsa? Hey, Julius, I see you've got some gold teeth. Yeah, but that's none of your business. Actually, they are. I need them ever so badly. No way, Jose. You don't want to do that, miss. He screamed when they removed the real ones. He screamed when they put the golden ones in. He'll surely scream if you remove them now. But don't worry, Julius. I won't use the word chicken on you. Hey, you know what? They're all yours. Go on, remove them. Ah, ti rimuovimi. Ah, non posso vedere. Poro Julius. Guarda che faccia che fa lui. Oh madre. Bello. Porello. Say, miss, do you think that the word crybaby applies here? Fuck you, Marcus. You know I can't do that, Julius. Sai che non posso, Julius. Panna. Dents. You wanted gold? You got it. Here, you are resourced. Now you go chat with your pals up there before you get bored here. I'll need about 4... Good thing I solved the plane thing with Julius and Marcus, because I'm not going to be on time for the flight to London. Tablet, moneta, tablet. What do you think of the Westertoren as a topic for the new Van Gogh? I think it's perfect. I think it was perfect. Now you go chat with your pals up there before you get bored here. I'll need about 4 hours to get this done. More or less the same I'll need for the coin. Abbiamo fatto. Guys, are you ready to leave for London? Finally! Here's what we're gonna do. Please let me tell it, miss. I'm good at these things. You will untie us and give us the false Van Gogh. Arrangement closed. We will walk for 6 minutes to the closest taxi stand, where we'll wait between 7 and 9 minutes. We'll take off as soon as we get to the aerodrome, and you'll sleep instantly. You'll wake up when we land at Elstree Aerodrome on the outskirts of London. We will get our car back, drive to our flat, and prepare our plan to sneak into Coleridge's. We will get in by the side alley. Miss, you'll have 45 seconds to disable the building's alarm network. I dare say you'll do it in 43. Once we're inside, Julius will say, The piece you're looking for must be in room 12B. but I'll disagree. You're wrong, brother. It's in 8A. I'll be right as always, and when I remind Julius of that fact, he will say,
Why do you always say what I'm going to say before I can say it? And I'll answer because I'm good at recognizing patterns, and you only have a few of them. And you will say, Shh! Will you shut up and stand guard? you will extract a coin from an antique piece, then replace it with another coin, and we will run for our lives. Julius will want to celebrate, but you'll say goodbye very quickly, and you'll return to Paris to meet up with your boyfriend and probably have sex with him. But I'm not 100% sure all that is going to happen. Ho riconosciuto almeno altre 2 monete là. Did they take John? There was nothing I could do. They took him on a boat, and I'm really sorry, Rat. I wish I could tell you where they are. You don't need to. Rue Saint-Lison-des-Allers, 17th. Is that in Saint-Germain-des-Prés? Yes, it's a mansion. Total snob land. If the mansion has a courtyard, it must have a sewer. And if there's a sewer, I can help you sneak in. Allora, una era la moneta degli Stati Uniti d'America, che però è datata 1907, mentre il baule è del 1832, Baxter won't be back for a while. I hate waiting. Let's take a walk. We can surely use our 2 hours of daily exercise. Is it safe to leave the guy untied? No, he can't escape. And even if he could, he won't. Not without me. I mean too much to him. Poi c'erano altre 2 monete. La prima a sinistra mi pare di aver visto lo scudo portoghese, e quell'altra anche l'ho riconosciuta, ma in questo momento mi sono dimenticato come era fatta. Scusate, ma quando si va veloce. Bene signori, la puntata termina qui, siamo prossimi al termine. Oh. Today, I will die for the last time. It seems amazing, impossible, but last. E niente, ci vediamo domani con il finale di Yesterday Origin, e tutto qui. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale, sempre se vi fa piacere lasciate un like, e se vi va potete commentare o lasciarmi un messaggio e cercherò di rispondervi. E niente, a domani, bella a tutti gente, ciao ragazzi.